L'unico che rispose fu Kellogg's. Questo rispose subito che sarebbe venuto anche perché voleva andare a vedere i luoghi dove la strada di Sica aveva girato là di bicicletta, quindi via Scarpa, via del Gran Paradiso. Nel 95 ho avuto la fortuna di abitare a fianco a Luciano Gagliardi, che mi coinvolse in questo progetto d'estate romana, che è stata una delle cose più belle che... anche perché io non avevo mai avuto la fortuna di conoscere né attori né artisti. Insomma, qua ti trovi Gabriele Muccino, Ettore Scola, tutte queste che hanno raccontato, meglio di come posso parlarne io, delle realtà sociali, no? di quel periodo. E quindi che è successo? Che hanno partecipato, il comitato di quartiere partecipò a questo bando comunale e si aggiudicò questo fondo per creare un'arena estiva. Non sapevano né che nome dargli a questa arena né quale presidente onorario chiamare. Allora scrissero a tutti i registi, nessuno se li filò. L'unico che rispose fu Kellogg's, perché questa Angela, questa collega amica del comitato, era inglese e quindi scrisse, proviamoci. Questo rispose subito che sarebbe venuto anche perché voleva andare a vedere i luoghi dove la strada di Sica aveva girato là di bicicletta, quindi via Scarpa, via del Gran Paradiso. Lui nel settembre, mi sembra, io non c'ero quel giorno, del 1995 venne qui e andò proprio lì dove c'è il muretto, dove c'era le scene quelle di quando il capozona dà il lavoro di attacchino al protagonista dei lati di biciclette, parlò con delle persone che avevano fatto le comparse allora bambine e poi l'anno dopo venne all'inaugurazione del cinema. Loro mi chiamarono quell'anno e mi dissero: Mauro, cerca di fotografare i gruppi delle persone e far vedere che viene tanta gente, perché così quest'anno abbiamo dei crediti, no? Insomma, per la verità, ogni sera 1000-1500 persone c'erano, una cosa impressionante, ma gente che veniva da Torbella Monaca, da posti lontani da qua. E poi ogni sera, quasi tutte le sere, c'erano i registi del film che veniva proiettato, alcuni attori, perché il noleggio fu affidato a Vinicio Pittalis, che era il direttore del Minion e della Sala Tibur, che conosceva un sacco di gente e quindi ha portato un sacco di attori, di persone. E quelli sono stati gli anni più belli, guardati. Qualcosa su questi anni 70 ci devi dire, insomma. Gli anni 70, ti ho detto, quella cantina buia dove noi, quello che dicevo, perché tutti quanti cercavamo un po' per rimorchiare le ragazze, lo dico perché tutti suonavamo. Mia zia l'ha presa una casa in affitto a via Piero Foscari. Io avevo 11 anni, quindi da quella zona lì, dal Tufello, che mi sono spostato al Nuovo Salario. Quindi ho vissuto fino a 18 anni, no, mi sono spostato, nel senso che andavo tutti i pomeriggi lì perché mi piaceva, perché c'era più spazio per giocare, perché qui già avevano costruito, lì giocavamo davanti alla Pietro Verri, quelle partite interminabili che duravano dalle 3 del pomeriggio fino alle 8 di sera. Giocavamo dove? Nel piazzale della Pietro Verri, mettevamo questi giubbotti per terra e giocavamo. Quando tiravano dalla parte opposta, non dalla parte della scuola, dall'altra parte, la palla andava verso il Prato Rotondo. Che succedeva? Che praticamente il Prato Rotondo era tutta una via piena di fango, per cui quando tu tiravi la palla dovevi andare a recuperare quasi ai prati fiscali. E lì conobbi il prete che seguiva, Gerardo Giorutta, conobbi. E ricordo che l'amore che aveva questa persona, che poi è morto recentemente, ho saputo.